Buongiorno ragazzi e ben ritrovati in questa seconda lezione dedicata all'argomento Connacol. Io sono Alessio Manega, compositore e chitarrista elettrico e oggi vedremo come dare un senso musicale alle figurazioni ritmiche della scorsa volta. Vi ho mostrato gli ingredienti di base di un sistema molto efficace e di facile apprendimento per lo studio del ritmo, perché ricordiamoci che è partendo da cose semplici che possiamo arrivare a figurazioni ritmiche molto difficili. In che senso? Però prima vorrei aprire una piccola parentesi riguardante questo sistema di sillabazione. Analizzando questo linguaggio indiano mi sono accorto che anche nella nostra tradizione occidentale abbiamo dei metodi di sillabazione molto efficaci. Per esempio, in alcuni passi d'opera di Rossini il cantante pronuncia una notevole quantità di sillabe in breve tempo. Oppure nel jazz con lo scat, ovvero quella tecnica vocale di improvvisazione utilizzando dei fonemi. Pensiamo poi anche ai rapper che con le loro frasi e con le loro parole riescono a raggiungere velocità veramente estreme, per poi passare ai beatboxer che attraverso l'uso di sillabe e fonemi riproducono i suoni delle percussioni. Come vedete, la sillabazione che sia usata da uno strumentista indiano o che sia usata da un rapper può essere applicata a generi veramente lontani tra loro. Sono modi diversi di concepire la materia ritmica, ma con risultati molto simili. Oggi vi farò vedere 3 modi di come è possibile applicare il sistema di Connacol alla musica. Ve ne mostro soltanto 3, ma ovviamente è possibile crearne anche molti altri, ma passiamo subito alla parte divertente. Eccoci qui con la parte pratica. Come vedete vi creo sempre una tabella per essere il più chiaro possibile negli esempi. Questo è il primo sistema di applicazione delle figurazioni di base della scorsa volta. Come vedete ho analizzato 3 esempi, quindi la terzina, la quartina e la quintina. Come vedete la loro applicazione avviene su figurazioni diverse da quella di partenza, ovvero vado a creare delle polimetrie o delle poliritmie. Quindi partiamo con la terzina, che se vi ricordate si diceva tachida, 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 tachida. Questo tachida, quindi la quantità 3, io non la eseguo più come terzina, ma vado ad eseguire la quartina con l'accento su ogni 3 sedicesimi. E come vedete la sillabazione è la stessa della terzina. Quindi saranno delle quartine ma con un'accentuazione ogni 3. Adesso vi faccio capire. Vi eseguo 2 quartine fuori e poi entro in battuta. Quindi tacadimi, tacadimi, tachida, 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 ta. Ve lo rieseguo un'altra volta, quindi comincio con 2 quartine fuori e poi vi faccio l'accentuazione ogni 3. Tacadimi, tacadimi, tachida, 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 ta. Passiamo poi alla quartina. Questa volta ho fatto il contrario, ovvero ho preso la terzina, o meglio le terzine, e ci ho messo l'accentuazione ogni 4, quindi è esattamente l'opposto di prima. Qui eseguirò delle terzine ma con l'accentuazione ogni 4. Adesso passiamo all'esempio pratico. Vi eseguo 2 terzine fuori e poi vi faccio la sillabazione ogni 4. Tachida, tachida, tacadimi, 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 ta. Io stavo eseguendo delle terzine ma con l'accentuazione ogni 4. Ve lo rieseguo un'altra volta. Tachida, tachida, tacadimi, 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 ta. Passiamo poi alla quintina. Come vi ricordate, in un battito è tarikita dun, tarikita dun, tarikita dun. Quindi, come potete notare, noi abbiamo delle quartine ma con l'accento che si sposta ogni 5. Vi eseguo la sequenza, quindi 2 quartine fuori e poi si entra in battuta. Tacadimi, tacadimi, tarikita dun, tarikita dun, tarikita dun, tarikita dun, ta. Ve lo rieseguo un'altra volta, quindi 2 quartine fuori e poi si entra in battuta. Tacadimi, tacadimi, tarikita dun, tarikita dun, tarikita dun, tarikita dun, ta. Adesso vi faccio sentire musicalmente come potrebbe essere eseguita
la prima sequenza ritmica. Ve la rieseguo ritmicamente: takadimi, takadimi, takida, 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 ta. Passiamo al secondo e terzo metodo di applicazione del sistema dei Konnakol. Come vedete, la situazione si complica leggermente rispetto a prima. Il sistema indiano è molto interessante perché lavora per somme di numeri. Come vedete, ho creato un 7 sedicesimi formato da 3 più 2 più 2. Quindi ho utilizzato le figurazioni di base, ho sommato le sillabe delle figurazioni di base, ma su delle figurazioni regolari, e in questo caso i sedicesimi. Questa qui verrà eseguita con takida, taka, taka, takida, taka, taka, takida, taka, taka, takida, taka, taka. Poi ho creato ad esempio un 11 sedicesimi. Questi sono due esempi, ma potete crearne finché volete, perché con i numeri ovviamente, come sapete, si possono creare un'infinità di ritmi. Primo esempio è un 5 più 3 più 3, sempre di sedicesimi, ricordiamoci, non è una quintina più 2 terzine, ma sono 5 sedicesimi, 3 sedicesimi e 3 sedicesimi, che suonano completamente differenti. Quindi tarikita dun takida, takida, tarikita dun takida, takida, tarikita dun takida, takida. 11 sedicesimi, che può essere anche 5 più 2 più 4, quindi tarikita dun taka, taka dimi, tarikita dun taka, taka dimi. Come sentite, basta che cambi un numero e il ritmo può essere più o meno interessante. Io qui sto battendo gli accenti sulle pulsazioni delle figurazioni, ma li posso eseguire anche su un battito regolare. Li eseguo 2 quartine fuori e poi entro nella battuta. Takadimi, takadimi, takida, taka, taka, takida, taka, taka, takida, taka, taka, ta. Io stavo eseguendo dei battiti regolari, ma con una suddivisione di 7 sedicesimi all'interno della battuta. Passiamo al terzo esempio, che è anche quello più difficile, perché noi qui sommiamo le figurazioni di 5 sedicesimi più un 4 quarti, ma con una figurazione di quintina spalmata su 2 tempi. Quindi, come notate, io sto usando la stessa sillabazione, il tarikita dum, per eseguire le 5 note, ma qui la eseguo su 5 sedicesimi, mentre qui la eseguo su 5 ottavi contro 2 tempi regolari. Quindi il risultato sonoro sarà tarikita dun, tarikita dun, tarikita dun, tarikita dun, ta. Come sentite, io ho una sorta di accelerazione e poi una sorta di decelerazione. Essere precisi su queste figurazioni non è facile, infatti ci vuole molta pratica. Questo qui diciamo che è un livello avanzato di scansione ritmica e di applicazione delle figurazioni. Ora ragazzi andremo a vedere come possiamo applicare il 7 sedicesimi musicalmente. Quindi, come vi dicevo, takida taka taka, takida taka taka, takida taka taka. Ragazzi, siamo giunti al termine di questa seconda lezione, spero di essere stato chiaro. Se ci sono eventuali domande lasciate un commento sotto al video, vi ricordo di iscrivervi al canale e alla prossima!